Le parabole di Cryon di Lee Carroll. I due gruppi di guerrieri. Sembra che in un certo luogo sul pianeta Terra ci fossero due gruppi di guerrieri. Ciascun gruppo sapeva dei nuovi doni di Dio nella nuova era e in ciascun gruppo c'erano dei guerrieri della luce. Tutti conoscevano il loro contratto e sapevano che c'erano delle forze oscure all'opera per impedire loro di raggiungere i loro obiettivi personali. Così chiesero a Dio i doni della nuova energia e ogni guerriero ricevette il suo pacco come richiesto. Ogni pacco era personale e conteneva 3 oggetti: una spada, uno scudo e una corazza. La spada rappresentava la verità e non si sarebbe mai spezzata. La verità è pura e la spada offriva una perfetta difesa dagli inganni delle tenebre. Lo scudo rappresentava la conoscenza delle debolezze del nemico e la conoscenza proveniente da eoni di antichi archivi. Nessuna energia avrebbe potuto penetrare quello scudo perché la conoscenza rivela i segreti e le cospirazioni. I segreti e le cospirazioni non possono stare nella luce della conoscenza perché il loro potere poggia sull'oscurità dell'ignoranza. La corazza rappresentava il manto dello Spirito di Dio. Era la saggezza della consapevolezza spirituale che dà agli umani le capacità di frammento di Dio che loro stessi sono. Essa rappresentava quindi la saggezza di Dio in tutte le cose, specialmente la saggezza di brandire la verità e tenere alta la conoscenza di fronte agli attacchi. Ora accadde che ci fu davvero un attacco coordinato da parte delle forze oscure. Tutti e due i gruppi di guerrieri della luce si sentivano pronti e andarono subito a prendere i loro potenti doni per respingere il nemico. Mentre le forze oscure già si avvicinavano, il primo gruppo aprì i suoi pacchi e rimase incredulo a fissarne il contenuto. Era tutto in pezzi. C'era un manuale e la nota diceva «Da assemblare». I guerrieri di questo gruppo non ebbero neanche il tempo di prepararsi per fronteggiare il nemico. Così furono rapidamente sopraffatti e caddero nelle mani dei loro vincitori. Erano pieni di amarezza e credevano che Dio li avesse ingannati con un falso senso di speranza e di sicurezza. Cosa abbastanza strana, rimasero in possesso dei loro pacchi anche dopo la sconfitta, ma credettero che gli attrezzi fossero ormai inutili. I guerrieri dell'altro gruppo avevano aperto i loro pacchi tempo prima, avevano assemblato gli attrezzi e cominciato a far pratica. Fecero bene a farlo, perché scoprirono che le spade erano anche troppo veloci per riuscire a maneggiarle correttamente. Scoprirono che lo scudo aveva talmente tante opzioni da far fatica a capire esattamente come tenerlo, e l'armatura era davvero pesante. Con la pratica e la meditazione alla fine avevano imparato a gestirne gli equilibri e furono pronti. Capirono inoltre che nessun attrezzo funzionava quando isolato dagli altri. La chiave fu la corazza, la cosa più vicina alla loro pelle perché in qualche modo diede loro la saggezza per controllare la spada e lo scudo. Infatti lo scudo si usava in diversi modi a seconda della situazione e la spada si poteva facilmente controllare quando lo scudo veniva usato in modo appropriato. Quando arrivò l'attacco, il nemico diede un'occhiata a quella forza così ben organizzata e batté in ritirata. Non ci fu nessuna battaglia e i guerrieri gioirono per la loro vittoria. Non ci fu nessuna resa dei conti né feriti. Commento dell'autore. Ci sono persone molto spirituali che continuano ad aspettare che Dio faccia qualcosa per loro. Quando hanno bisogno di una guarigione chiedono a Dio di farla e sperano
sperano. Quando desiderano che la situazione intorno a loro cambi, chiedono a Dio di cambiarla e aspettano. Questo viene direttamente dal fatto che è così che si faceva, come mostrano le antiche scritture. La storia di Mosè infatti mostra che fu Dio a fare tutto e che Mosè e la sua gente partirono quando gli fu detto di partire. Dalle piaghe alla divisione delle acque, alle istruzioni incise nella pietra, fu Dio a fare tutto. Persino mentre vagavano nel deserto, Dio nutriva gli israeliti ogni giorno facendo cadere il cibo dal cielo. Questa era la vecchia energia, prima che noi umani potessimo avere maggiore energia e abilità. Quando Gesù, il grande maestro ebreo dell'amore, camminava sulla nostra terra, il suo messaggio era che tutto stava cambiando. L'era dell'amore di Dio era su di noi. Egli parlò di doni spirituali e ce li mostrò. Diede splendide lezioni, operò grandi miracoli, mostrò a un pescatore come camminare sull'acqua e addirittura disse: «Voi potete essere proprio come me». Il suo messaggio era chiaro. Noi siamo, se accettiamo di esserlo, creature spirituali capaci e dotate del potere di quella stessa fonte dell'amore. Nel nuovo millennio ora noi siamo tantissimi e stiamo ricevendo altri doni perché, come dice Cryon, ce li siamo guadagnati in questa era dell'amore. Anche ora, tuttavia, c'è chi pensa che i vecchi modi, aspettare che sia Dio a fare tutto, funzionino ancora, ma non funzionano più. In questa nuova energia ci viene chiesto di co-creare la nostra realtà. Per la co-creazione servono due entità. Serve la cooperazione tra la fonte, Dio, e quella porzione di Dio dell'umano che si chiama sé superiore. Ci viene chiaramente chiesto di imparare i nuovi modi di operare spiritualmente nella nuova energia del nostro pianeta. Le profezie di morte e distruzione di Nostradamus, come sono venute, se ne andranno, e molti capiranno che Cryon aveva ragione. Ci troviamo in un paradigma nuovo di zecca per il pianeta Terra, e mentre veleggiamo oltre il tempo in cui si credeva che tutto sarebbe finito, sarebbe meglio che cominciassimo a capire come contribuire spiritualmente all'intero schema e scoprire le modalità progettate per lavorare insieme a Dio, per rendere questo pianeta un gran bel posto. Quelli che non lo faranno resteranno molto delusi e non capiranno che cosa è successo. Imparate tutto sui doni, prendete il pacco e servitevene. Imparate come la verità, la conoscenza e la saggezza cooperino per darci un grande potere in questa nuova era.